Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci facciamo un giretto con questo bestione scandinavo, Volvo XC90. Volvo è un'azienda che può vantare di una lunga storia e di una forte reputazione. E probabilmente quando pensiamo ad un qualsiasi modello di Volvo, le prime qualità che ci vengono in mente sono la sicurezza, l'affidabilità e la solidità. E io mi chiedo, sono qualità tuttora presenti sulle Volvo moderne? Da quando nel 2010 Volvo, in una disastrata condizione economica, è passata dall'era Ford all'attuale era cinese, possiamo dire che l'azienda è cambiata notevolmente. Adesso noi iniziate a storcere il naso pensando allo zampino cinese, perché il gruppo Geely non ha assolutamente interferito con la vera filosofia e essenza di Volvo. Anzi, l'attuale proprietà cinese si è limitata a risanare i debiti e riempire le casse di Volvo di fondi, e possiamo dire che in questo decennio l'attuale proprietà cinese ha fatto un vero e proprio miracolo, perché ha permesso a Volvo di rinnovarsi completamente e creare prodotti che sono assolutamente all'altezza delle concorrenti più spietate, cioè le tedesche. Il tutto, come vi ho detto, senza compromettere la storia e la filosofia che caratterizza questo marchio svedese. Quella che sto guidando oggi è l'XC90 B5, SUV di lusso nonché non plus ultra di Volvo. È un SUV semplicemente esagerato, quasi 5 metri di lunghezza, quasi 2 metri di larghezza e oltre 1,7 m di altezza. Al volante ti dà l'idea di essere una macchina mastodontica, c'è quasi il rischio di pagarci pure l'IMU. Beh, la cosa buona è comunque che qui siamo esenti dal bollo auto, varia da regione a regione, però l'esenzione può arrivare fino a 6 anni, perché questa macchina qui è una mild hybrid. Prendo il cofano davanti, abbiamo un motore turbo 2 litri 4 cilindri gasolio abbinato ad una piccola batteria 48 volt e il tutto genera 245 cavalli e 480 Nm di coppia. Potete pensare che su una macchina così grande, con il peso di circa 2 tonnellate e 100, sia un pochino sottodimensionata come potenza. In realtà devo dire che si muove molto egregiamente, anche grazie all'ausilio di questa piccola batteria che permette alla macchina di essere piuttosto fluida e scattante in accelerazione e anche nelle partenze da fermo. Qui ovviamente abbiamo una trazione integrale, permette all'XC90 di andare 0-100 in circa 7 secondi e 6 con una velocità massima di 220 km/h. Ovviamente oggi non ci concentreremo sulle performance vere e proprie perché non siamo a bordo di una supercar. Oggi vi voglio parlare un po' del complesso di questa macchina, farvi vedere un po' le dotazioni e raccontarvi com'è la guida di tutti i giorni. Come vi ho detto, questa macchina è mastodontica e ha una grossa presenza sulla strada. L'XC90 parte da 67.000 euro e così configurata si porta a casa 86.000 euro. Tra i diversi pacchetti disponibili, questa è configurata col pacchetto Air Design, che è il pacchetto più ricco di optional e che permette all'XC90 di avere anche un look sportiveggiante. Qui abbiamo i particolari verniciati di nero lucido, volante a tre razze coi pedal, dei cerchi da 20 pollici con un design esclusivo per questa versione, doppi terminali. Abbiamo una serie di accorgimenti che rendono questa Volvo, tra virgolette, sportiva, ma onestamente non è il pacchetto che sceglierei per questa macchina, perché abbiamo qui un paio di incongruenze con la guida sportiva. Uno tra tutti sono questi sedili che sono specifici per questo pacchetto, che sì, a vederli hanno un look molto sportivo, sono belli da vedere, ma la verità è che essendo seduto su una macchina così grande e confortevole, io voglio delle vere e proprie poltroncine. Questi sedili offrono un buon supporto laterale, ma qui sulla spalla
e anche sul sedere non c'è una grossa imbottitura o sensazione di avvolgimento da parte del sedile. Poi una seconda incongruenza sono le palette al volante, perché anche se metto in modalità manuale, la verità è che arrivato a un certo numero di giri motore cambia da solo, quindi non è un manuale vero e proprio. Chi compra un XC90 vuole essere coccolato dal lusso svedese e avvertire un senso di sicurezza. Senso di sicurezza che riusciamo ad avvertirlo perfettamente con i tanti dispositivi che ci aiutano nella guida di tutti i giorni. Parlando di lusso, qui la qualità percepita è alta e non ha nulla a cui invidiare alle sue rivali tedesche. Qui siamo avvolti da pelle, alluminio, plastiche dure che al tatto riescono ad offrire un ottimo senso di solidità e qualità. L'unico dettaglio che non mi piace negli interni è la pelle utilizzata qui sui braccioli laterali. Per il resto, qualitativamente mi piace molto. E comunque sia, questo modello ha quasi 20.000 euro di optional e macinare chilometri e godersi il viaggio è una vera e propria libidine. Uno degli accessori che mi piacciono di più su questa Volvo è l'impianto audio optional della Bose Wilkins, perché è veramente tanta ma tanta roba. Al volante dell'XC90 ci si sente immediatamente a proprio agio. Gli interni sono piuttosto eleganti, senza strafare con bottoni o cose che ti distraggono la guida. Infatti qui, oltre alla plancia centrale che ha poche ma importanti funzioni, come ad esempio il selettore per cambiare le impostazioni di guida, freno a mano, la leva del cambio, qui davanti abbiamo la centrale di comando. Questo grosso schermo che funziona come un tablet è molto facile e intuitivo da utilizzare. Io già dopo un'oretta che avevo ritirato la macchina avevo già preso confidenza e riuscivo a giocare con lo schermo senza troppe difficoltà. Come vi ho detto, abbiamo il selettore con diverse impostazioni di guida. Adesso siamo in modalità eco. L'assetto è piuttosto morbido, il pedale dell'acceleratore è molto delicato. È l'impostazione giusta per chi vuole essere piuttosto risparmioso con i consumi e andare piuttosto tranquilli in città. Io in questa settimana di utilizzo come media mi sono assestato a circa 12 km con un litro. Vi sto parlando di utilizzo urbano, extraurbano, autostrada e anche un pochino di off-road. Sono arrivato a toccare punte di 20 km al litro. E modalità eco, come possiamo vedere qui sul display digitale, ogni volta che alziamo il piede dall'acceleratore o freniamo, la batteria a 48 volt che si ricarica. Adesso qui abbiamo un po' più di strada libera, quindi mettiamo la modalità comfort. In comfort l'assetto si rialza leggermente, il pedale dell'acceleratore così come il volante prendono vita, offrono un po' più di sensibilità e risposta. E questa diciamo che è l'impostazione per guidare l'XC90 in tutti i contesti. Vedendomi qui in queste curve mi avverto che è una macchina comunque grande. Io personalmente, se dovessi comprare un SUV della Volvo, probabilmente opterei per un XC40 o una via di mezzo, l'XC60. Proviamo un pochino ad affondare sul gas. Comunque l'abbinamento di motore turbo diesel e una piccola batteria è un'ottima accoppiata che ti permette sempre di muoverti con fluidità e avere la macchina scattante senza mai avvertire di volere quella potenza extra. Certo, forse in un'accelerazione, in un grosso rettilineo avresti piacere ad avere qualche cavallo in più, però in una guida di tutti i giorni questo piccolo 2000 abbinato a una piccola batteria secondo me è un'ottima soluzione. Il picco di coppia è già a 1750 giri. Comunque devo dire che è un vero peccato che questa qui è l'ultima generazione di motori diesel per Volvo. Un motore piuttosto brillante, dai consumi e le emissioni basse, e nel giro di pochi anni tutta la gamma Volvo sarà presente con motori ibridi accoppiati ad un motore termico a benzina o ad un motore completamente elettrico. Il cambio è un Geartronic, un cambio automatico ad 8 rapporti, molto fluido, è stato aggiornato in questo restyling. Dunque adesso proviamo anche la modalità dynamic, perché comunque sia in questa modalità riusciamo a tirare fuori un po' il lato sportivo di questa Volvo. L'assetto si abbassa, il volante diventa ancora più comunicativo e anche un po' più rigido.
Sì, possiamo avvertire che anche l'assetto diventa più rigido. Un po' di rollio in curva, però devo dire che onestamente nel complesso, date le dimensioni, la massa, soprattutto le dimensioni, e il baricentro alto, questo XC90 tende a muoversi molto bene nelle curve. Onestamente mi aspettavo un comportamento più da barca. La strada è ancora un pochino umida, stanotte ha fatto un diluvio. Adesso proviamo a fare un'accelerazione da fermo e una frenata di emergenza. Notevole. Come vi ho detto, la batteria elettrica permette di avere una partenza da fermo piuttosto fluida, quasi come a voler annullare il turbo lag del motore termico, e la frenata è semplicemente decisa e vigorosa. È confortevole, scattante quando glielo richiedi e ha una capacità di carico imbarazzante. Abbattendo tutti i sedili posteriori, la capacità di carico arriva a ben 1874 litri. Praticamente potete viverci qua dentro. Guida dinamica a parte, io in questa settimana mi sono divertito molto a giocare con i dispositivi e gadget di questa macchina. Qui abbiamo ovviamente cruise control adattivo, autopilot, sistemi di frenata automatica. Adesso proviamo a inserire l'autopilot, che è un sistema di guida semi-autonoma. L'importante è che la strada abbia le strisce ben visibili, altrimenti il sistema va un pochino in crisi. Stessa cosa vale anche con le rotonde. Non provate a utilizzare questo sistema in rotonda. Allora, adesso ci mettiamo a 70 km/h. Il sistema ha subito rilevato le strisce e adesso stiamo guidando in autonomia. Adesso, come potete vedere, c'è una semicurva che il sistema la fa senza problemi. Ovviamente io sono pronto qui con le mani in caso dovesse succedere il peggio. Dopo qualche secondo che non ho le mani sul volante, infatti, mi appare un sistema di avviso che mi dice che devo dare un piccolo input al volante, perché in realtà questo sistema ti deve aiutare alla guida e non deve sostituire chi c'ha la guida. Qui c'è una curva un po' più decisa. Il sistema è andato un po' fuori dalla sua corsia. Ok, diciamo che magari nelle curve un po' più strette bisogna stare piuttosto attenti a tenere le mani sul volante. Come abbiamo visto, questi ausili devono aiutare la guida e non sostituire il guidatore. E come abbiamo potuto notare in tanti casi, specialmente sulle Tesla, tante persone hanno fatto incidenti appunto perché hanno preso in considerazione questo sistema come un tuo sostituto. Se utilizzato in modo intelligente può essere un grosso aiuto alla guida, rendendola più confortevole e meno stressante, ma ciò non deve andare a sostituire il guidatore. Bene ragazzi, qua finisce l'asfalto e mettiamo la modalità off-road e addentriamoci in questa strada sconnessa. Modalità off-road possiamo vedere che l'assetto si alza notevolmente e l'elettronica è tarata per aiutarmi a muovermi in fondi sconnessi dove l'aderenza è piuttosto scarsa. Queste non sono buche, sono crateri. E comunque sia, questa strada, pur essendo piuttosto sconnessa, l'assetto e la spalla così alta permettono di assorbire perfettamente l'asperità. E anche su una strada così l'assetto rimane piuttosto confortevole. Qui davanti abbiamo un fiumiciattolo, il che significa guado. Allora, qui premiamo su telecamera perché è molto utile in questi casi, come anche quando magari si vuole fare un parcheggio. Qui abbiamo una telecamera a 360 gradi e premendo sul modello di Volvo visualizzato sullo schermo possiamo selezionare anche le singole telecamere. Quindi in questo caso selezioniamo la telecamera anteriore. Abbiamo già l'assetto alto. Ok, il muso è nell'acqua. Bello mosso il fiumiciattolo. Anche in condizioni
condizioni così di scarsa aderenza, e nel momento che avevo 2 ruote ancora nel fiume e le altre 2 sul fango, questa trazione integrale non ha fermato minimamente questa XC90. E qui siamo ritornati sul nostro fondo sconnesso. Adesso stiamo passando su un fondo piuttosto roccioso, rifacciamo il guado. Come potete vedere il fiume è bello vivo. Adesso non dovremmo avere assolutamente difficoltà. Ma in che strada sono andato a infilarmi? Fanga, fanga, fanga. Questa macchina qui è inarrestabile. Io ho tanti ricordi a bordo di Volvo, perché quando ero piccolo mio papà mi portava in giro con una Volvo 850, anche quella lì era una macchina che era un carro armato. E chi ci fermava? Devo dire che anche questa macchina qui sembra abbastanza robusta e inarrestabile. Però devo dire che in questa settimana di utilizzo con questa XC90 ci ho fatto praticamente di tutto. E quindi io vi faccio questa domanda: li spendereste 67.000 euro per una XC90? Io onestamente vi dico di sì. Come prezzo siamo in linea con le sue concorrenti tedesche e questa macchina è riuscita a soddisfarmi appieno sotto ogni punto di vista. Con anche il lato positivo che questo non è il classico SUV d'aperitivo che ti ritrovi parcheggiato al bar sotto casa. Come citato all'inizio del video, l'attuale proprietà cinese non ha compromesso la filosofia e l'essenza di Volvo e tutt'altro, è riuscita ad enfatizzarla. Dopo l'era Ford, Volvo è riuscita a rialzarsi e devo dire che adesso sta sfornando prodotti che sono assolutissimamente validi. Io ragazzi spero che vi sia piaciuta questa prova un po' diversa dal solito. Se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!